Allora, diciamo che sulla maggior parte delle spiagge c'è la sabbia, ma questo non vale per tutte le spiagge. Infatti, ci sono determinate spiagge in cui non c'è la sabbia, ma ci sono dei sassi, o più precisamente ci sono dei ciottoli. Quindi singolare ciottolo, plurale ciottoli. Questa dovrebbe essere la pronuncia corretta, ma molte persone dicono ciotolo, ciotoli, quindi con una T soltanto. Potete chiamarli sassi? Sì, potete chiamarli anche sassi se volete, infatti molti italiani semplicemente dicono sassi. Alcuni dicono pietre, però sinceramente se uno mi dice pietra io mi immagino un sasso un po' più grosso, ecco diciamo. Propriamente questi sassi, cioè questo tipo di sassi, si chiamano ciottoli. Si chiamano così perché il nome è collegato al fatto che questi sassi sono stati, come dire, levigati dal mare, quindi hanno una forma arrotondata, non hanno degli spigoli. Ma l'oggetto più memorabile di tutti probabilmente è l'ombrellone. Se noi pensiamo alla spiaggia ci vengono subito in mente gli ombrelloni. Ovviamente la parola ombrellone è collegata alla parola ombrello. Ombrellone originariamente era crescitivo di ombrello, quindi ombrello più il suffisso one. Oggi però queste due parole vengono percepite evidentemente come due parole completamente diverse. Nello specifico l'ombrellone è l'ombrello che si usa sulla spiaggia, l'ombrello è quello che si usa in tutti gli altri casi. Cioè, non so bene come spiegarlo, ma è come se fossero due parole completamente diverse. Quindi fate attenzione a non usare la parola ombrello quando volete dire ombrellone, perché l'ombrello è quello che si usa per la pioggia, l'ombrellone è quello che si usa alla spiaggia. A cosa serve l'ombrellone? L'ombrellone serve per fare ombra. Allora, diciamo che questo è un modo informale di esprimersi, cioè fare ombra. Perché cosa fa l'ombrellone? Fa ombra, quindi vedete uso il verbo fare. Se volete proprio usare un verbo più tecnico potreste dire che l'ombrellone proietta la sua ombra, ma onestamente nessuno parla così. Ecco, diciamo che nel caso della parola ombrellone l'etimologia della parola è più chiara, quindi si chiama ombrellone perché proietta l'ombra. Ecco, con la parola ombra meglio usare la preposizione a, quindi possiamo dire sedersi all'ombra, sdraiarsi all'ombra, oppure uno potrebbe dire preferisco stare all'ombra. C'è l'espressione stare nell'ombra, ma vuol dire una cosa diversa, vuol dire stare in disparte, stare dove non si viene visti. Perché si usa l'ombrellone? Perché sulla spiaggia il sole batte molto forte. Come diciamo in italiano, diciamo che il sole picchia, quindi usiamo il verbo picchiare. Quindi se sentite qualcuno che dice oggi picchia, vuol dire che il sole batte molto forte, perché metaforicamente è come se ci colpisse sulla testa. Un altro modo di dire che potete usare quando c'è un sole veramente molto forte è c'è un sole che spacca le pietre, che significa che il sole veramente è molto forte. Per intenderci, il verbo picchiare viene usato quando c'è il sole che batte molto forte, di solito intorno a mezzogiorno, cioè alle 6 del mattino, anche se c'è il sole, non diciamo che il sole picchia. Poi ecco, per quanto riguarda il mare, possiamo dire che il mare è calmo, oppure possiamo dire che è mosso o agitato. Potete dire in entrambi i modi, sia è mosso sia è agitato. Veniamo poi a una parola molto interessante che riguarda quel punto in cui praticamente le onde si infrangono sulla spiaggia. Quest'area, che è di dimensioni variabili a seconda della riva, a seconda del tipo di spiaggia, eccetera, eccetera, viene definita con due nomi diversi. Tecnicamente uno di questi nomi sarebbe quello giusto, ma diciamo che la maggior parte delle persone usa l'altro. Il nome giusto per definire il punto in cui le onde si infrangono sulla riva sarebbe battigia.
Però diciamo che la maggior parte degli italiani dice bagnasciuga. C'è un aneddoto collegato a questa parola, per l'appunto in un celebre discorso Mussolini avrebbe detto proprio bagnasciuga e non battigia. E questo discorso che aveva fatto poi è passato alla storia come il discorso del bagnasciuga. Ma effettivamente oggi nell'italiano contemporaneo mi capita raramente di sentire battigia, sento che comunque quasi tutti dicono bagnasciuga. Se ho capito bene, in realtà bagnasciuga in origine si riferiva a una cosa diversa, cioè alla parte dello scafo delle navi che è sotto il livello dell'acqua, o meglio alla linea che separa la parte dello scafo che è sopra il livello dell'acqua e la parte dello scafo che è sotto il livello dell'acqua. Se ho capito bene, non sono esperto di navi, quindi potrei anche sbagliarmi. Poi ecco, di solito intorno all'ombrellone ci sono gli asciugamani. Questi oggetti li potete chiamare asciugamani, quindi singolare asciugamano, plurale asciugamani, che poi è lo stesso sostantivo che viene usato per indicare gli oggetti che si usano a casa, no? Per asciugarsi il viso, le mani, eccetera, eccetera. Potete usare questa parola e dire per esempio asciugamano da mare, oppure asciugamano da spiaggia, oppure potete dire semplicemente asciugamano e tutti capiscono a cosa vi riferite. C'è anche chi dice telo da mare, quindi telo da mare e teli da mare. Poi sulla spiaggia spesso ci sono degli oggetti che noi in italiano chiamiamo sdraio, però il sostantivo sdraio è molto interessante perché è un sostantivo che termina però un sostantivo femminile, perché in realtà è la contrazione di sedia a sdraio, quindi originariamente era una sedia a sdraio. Questa espressione è stata contratta e oggi diciamo una sdraio. Quindi fate attenzione a questa parola perché la maggior parte delle persone che studia l'italiano in realtà poi la sbaglia e dice lo sdraio, gli sdraio e così via. In realtà la forma corretta è la sdraio, le sdraio. Un'altra cosa che vorrei precisare, si dice sdraio perché c'è una D, quindi la S diventa una S, quindi sdraio, non straio, perché poi è anche difficile da pronunciare. Ci sono altre due parole di cui vi volevo parlare. La prima è lettino. Il lettino fondamentalmente è una cosa simile a uno sdraio, solo che è più lungo. Lettino chiaramente diminutivo di letto, però evidentemente indica un oggetto piuttosto diverso dal letto. Quindi il lettino può essere sia un letto piccolo, per esempio il lettino dei bambini, sia questo oggetto che viene usato alla spiaggia, che di solito è richiudibile. Cosa significa? Che può essere chiuso. Il lettino non va confuso assolutamente con il materassino. Il materassino è un oggetto completamente diverso. È un oggetto di plastica che può essere gonfiato, quindi è gonfiabile. Quindi spesso si dice materassino gonfiabile. Quindi ecco, in italiano c'è il materasso, che è quello che si usa nel letto, e c'è il materassino, che di solito è questo. Poi ecco, sulla spiaggia potete vedere anche delle sedie. Di solito queste sedie non sono come le sedie che si usano a casa, sono di solito più piccole, quindi in italiano possiamo chiamarle seggiole oppure seggioline. Possiamo dire sedioline? No, secondo me no. Secondo me in italiano non esiste la parola sedioline. Il diminutivo di sedia è seggiolina. Di solito anche queste sono come i lettini, cioè sono richiudibili, possono essere chiuse. Ecco, spero che sia tutto chiaro e che questo video vi abbia aiutato a imparare qualcosa di nuovo sulla lingua italiana. Qui in alto vi metto il link a un altro video che dovete assolutamente guardare se volete arricchire il vostro lessico. Mi raccomando, dategli un'occhiata e nei commenti qua sotto fatemi sapere cosa ne pensate di questa fantastica camicia anni 80.